Ciao a tutti da parte di tutto il team di Solfatara News. Anche oggi siamo qui, come ogni giorno, per raccontarvi ciò che accade nella caldera dei Campi Flegrei, tra Fumarola Pisciarelli e cratere della Solfatara. Prima di tutto vogliamo ringraziare di cuore tutti voi che ci seguite quotidianamente. Siete davvero tantissimi e la vostra partecipazione ci dà la forza di continuare questo lavoro di monitoraggio e informazione indipendente. Un benvenuto caloroso anche a chi si è appena unito al nostro canale. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che stanno contribuendo alla nostra raccolta fondi su GoFundMe per l'acquisto del nuovo drone termico. È uno strumento fondamentale per il nostro lavoro. Grazie al sensore termico possiamo rilevare variazioni di temperatura, individuare punti di emissione nascosti e capire meglio come si sta muovendo il sistema vulcanico sotto i nostri piedi. È un modo concreto per aumentare la sicurezza e fornire dati utili non solo a noi, ma anche agli esperti e ai cittadini. Quindi davvero, grazie di cuore a tutti quelli che stanno partecipando e sostenendo questo progetto. Oggi iniziamo con un aggiornamento importante sulla strada di Via Antiniana, la stessa dove si formano le famose bolle sull'asfalto, perché passa sopra una fumarola che in questo periodo è particolarmente attiva. La notizia positiva è che finalmente hanno deciso di ripararla. Tuttavia, da quello che abbiamo potuto osservare sul posto, al momento i lavori sono davvero limitati. Hanno solo grattato via l'asfalto deteriorato, transennato un senso di marcia e installato dei semafori per alternare il passaggio delle auto. Come purtroppo accade spesso, non c'è nessuna vera sicurezza stradale. Il cantiere è aperto, i pedoni passano accanto alle transenne, esposti al rischio del dissesto e al traffico automobilistico. Non spetta a noi valutare la sicurezza dei lavori, ma forse qualche nostro utente più esperto può commentare nei video e dirci se queste procedure sono davvero adeguate. Abbiamo filmato anche la parte sottostante della carreggiata e lì si notano cedimenti importanti del terreno vulcanico. A nostro avviso, bisognerebbe intervenire non solo con un rattoppo superficiale, ma con opere di consolidamento vere e proprie. Magari un muro di contenimento solido, capace di sostenere la strada e distribuire meglio i carichi. Purtroppo, dall'esperienza che abbiamo maturato negli anni, temiamo che si limiteranno a stendere 5 centimetri di nuovo asfalto e che tra 2 mesi torneremo a parlare dello stesso problema. Speriamo di sbagliarci, naturalmente, ma la storia ci insegna che troppo spesso i lavori vengono fatti in modo provvisorio. Segnaliamo inoltre che, anche se i lavori sono appena iniziati, sono già fermi a causa del maltempo. È una situazione che lascia perplessi, serve continuità e controllo, non cantieri fantasma che si aprono e si chiudono in fretta. Per spiegare meglio cosa succede sotto questa strada, oggi vogliamo mostrarvi anche una grafica realizzata dal nostro amico youtuber Lydom, che ringraziamo davvero tanto. La sua ricostruzione visiva mostra chiaramente cosa c'è sotto Via Antiniana. Non è solo un problema della superficie, ma di tutto il versante che costeggia la Solfatara. È un terreno instabile, attraversato da vapori caldi e fluidi sotterranei che con la pressione creano vuoti e cedimenti. È impossibile pensare che basti un po' di asfalto per risolvere un fenomeno del genere. Servono lavori strutturali veri, altrimenti i dissesti e le bolle sull'asfalto continueranno a formarsi. Nonostante le piogge e il vento di oggi, siamo comunque riusciti a monitorare sia la fumarola Pisciarelli che il cratere della Solfatara. Alla Pisciarelli l'attività continua con fumi costanti, ma il vento ci ha impedito di riprendere bene le immagini come facciamo di solito. Nel cratere, invece, la fumarola Bocca Grande è in forte pressione, con un degassamento molto evidente. Nel bollettino settimanale dell'ENAGV, pubblicato dall'Osservatorio Vesuviano, si conferma un aumento sia del degassamento che della temperatura, che ha raggiunto i 170 gradi nella zona della Bocca Grande. Durante la settimana si sono registrati 135 terremoti con una magnitudo massima di 2,9 e continua l'aumento della pressione e della temperatura del sistema vulcanico. La caldera dei Campi Flegrei sta quindi mantenendo un livello di attività elevato e costante, con parametri che mostrano chiaramente una tendenza all'aumento. C'è poi un dettaglio interessante. Ricordate la scossa del 18 ottobre, inizialmente dichiarata di magnitudo 2,2? Dopo molti post e osservazioni, non solo da parte nostra ma anche di altri utenti in rete, l'INGV ha modificato il dato, portandolo a 2,9. Non vogliamo fare polemiche, ma ci chiediamo: com'è possibile che un semplice cittadino, analizzando i grafici, noti una discrepanza che poi si rivela corretta?
Siamo consapevoli che la revisione dei dati sismici è una pratica normale, ma serve chiarezza. Quando si tratta di un territorio così fragile, la comunicazione deve essere precisa e trasparente. E proprio di trasparenza e di sicurezza si parlerà domenica prossima, 26 ottobre, alle ore 10 in Piazza della Repubblica a Pozzuoli, dove si terrà un'assemblea pubblica organizzata dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, presieduto da Laura Iovinelli. Durante l'incontro verranno affrontati temi cruciali: la proroga dei contributi per l'autonoma sistemazione, la creazione di hub per le famiglie sfollate, la verifica delle strutture pubbliche e private, il potenziamento delle vie di fuga e la necessità di un piano d'emergenza chiaro e condiviso. Nel comunicato del Comitato si legge che mentre l'amministrazione attende i tempi dei decreti e dei ministeri, il bradisismo non aspetta e continua a generare ansia, danni e un senso crescente di insicurezza. Si tratta di un incontro aperto a tutti, un momento di partecipazione e consapevolezza civile che condividiamo pienamente. Perché quello che viviamo ai Campi Flegrei non è un'emergenza temporanea, ma una condizione permanente di rischio vulcanico. Ecco perché il nostro lavoro, quello dei droni e del monitoraggio, assume un valore doppio. Da una parte raccogliamo immagini e dati, dall'altra teniamo viva l'attenzione pubblica, perché non si può ignorare una caldera che respira, che si muove, che manda segnali evidenti ogni giorno. Continueremo a documentare tutto, con rigore e trasparenza, perché solo conoscendo davvero cosa accade, possiamo sperare di vivere in sicurezza in un territorio come questo. Vi ricordiamo ancora di sostenere la raccolta fondi per il nuovo drone termico. Ogni piccolo contributo ci permette di lavorare meglio e di offrirvi immagini e dati sempre più precisi. E naturalmente iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Lasciate un commento con le vostre opinioni e osservazioni e condividete questo video per aiutare più persone possibile a capire cosa succede nella nostra terra. Anche con la pioggia, anche col vento, noi di Solfatara News continueremo a essere qui, tra Fumarola Pisciarelli e Cratere Solfatara, a documentare in tempo reale lo stato della caldera dei Campi Flegrei. Perché solo guardando da vicino la realtà possiamo capire davvero quanto è fragile e quanto è importante questo territorio unico al mondo.